Benvenuti o bentornati nel canale YouTube di Magnetismo. In questa nuova puntata andremo a vedere come convertire dei documenti utilizzando dei semplicissimi script di Python. E quindi andremo a vedere come con pochi e semplici tool possiamo fare davvero tanto con un linguaggio di programmazione davvero davvero prezioso. Nello specifico vedremo il tutto in Google Colab, ma potete seguire i miei stessi identici script e comandi anche su qualsiasi altro strumento che voi desideriate, quindi VS Code, VS Codium, PyCharm, eccetera. Quindi prima di andare a vedere uno script, perché secondo me questo è lo script più utile, andiamo un po' a vedere gli script generali che possiamo andare a sfruttare. Io ve ne dirò un tot, ne andremo a vedere applicato in Google Colab, nella fattispecie uno soltanto, perché generalmente è quello più utile e quello più insomma utilizzato. Quindi come primo tool andiamo a vedere ovviamente tutti gli script che vi mostrerò in questa puntata non hanno bisogno di software con licenza, quindi potete usare tutti gli script che vi sto per mostrare senza preoccuparvi di dover acquistare delle licenze. Quindi il primo tool che andremo a vedere è LibreOffice 1, ossia 1 Cov, che è la soluzione più completa. Come prima cosa dobbiamo scaricare LibreOffice. Come lo possiamo scaricare? Scaricare e installare. Vi ho messo tutti i modi per scaricarlo in base al vostro sistema operativo e una volta che lo avete scaricato ed installato andate a installare in Python la libreria Unicode. Poi vediamo un esempio di uso. Andiamo a importare subprocess. Utilizzando il metodo run possiamo andare a convertire un file docs o ODT in o PDF o docs nel caso di un file ODT. Utilizzando subprocess e il metodo run andiamo a specificare eh, la libreria o comunque il metodo che più ci serve, in questo caso uno corp. Poi andiamo a specificare il formato di output, in questo caso PDF, mentre nell'esempio successivo sarà il formato docs. E poi andiamo a inserire il nome del formato che stiamo mettendo in input, quindi documento.docs o documento.odt. Ovviamente i documenti che volete convertire si devono trovare nella stessa cartella in cui state eseguendo programma, altrimenti non riuscirete, cioè Python non troverà il file da convertire. Poi abbiamo Pandoc, che è una libreria, cioè un software gratuito e open source molto molto potente che permette di convertire documenti semplici come Markdown, LaTeX in formati come Word, PDF, HTML, eccetera, eccetera. Eh, Prima di tutto dovete andare a installare Pandoc sul vostro dispositivo. Anche qui vi ho elencato tutti i metodi in base ai sistemi o ai diversi sistemi operativi. Poi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a installare la libreria pip install pypandoc. Una volta che abbiamo installato questa libreria, la andiamo a importare in Python e andiamo a utilizzare il metodo convertFile. Quindi andiamo a inserire prima l'input, il nome del file di input, poi specifichiamo il formato del file che vogliamo in uscita e poi andiamo a inserire il nome del file con annesso formato che vogliamo in uscita.
possiamo fare la stessa identica cosa s- se vogliamo convertire il documento in BTF, basta cambiare docs con PDF e output al posto di .docs, .pdf. La stessa cosa andiamo a fare quando andiamo a convertire un file dal formato LaTeX ad un altro formato. Poi abbiamo un'altra libreria molto molto interessante che è interessante perché non ha dipendenze esterne, quindi possiamo utilizzarla così com'è. Si può utilizzare per convertire file docs e ODT tra di loro. Ecco, questo è vi ho inserito tutto lo script per farlo, ma è meno, diciamo, interessante. Però perché fondamentalmente è una cosa che può fare già un tool come ad esempio LibreOffice, che ci permette già di convertire un file ODT in docs e viceversa, ma comunque si può fare anche mediante script Python. E poi passiamo un po' al tool più interessante, quello che andremo poi a vedere effettivamente in Google Colab. Quello per convertire un file da PDF a Docs. Infatti è molto molto più comodo andare a convertire un file che non possiamo modificare, quindi un PDF, in un file che possiamo modificare, quindi ad esempio un file Docs. È molto molto semplice, infatti andiamo prima a installare la libreria PDF to Docs e poi andiamo a vedere un esempio di conversione. Lo andiamo a vedere proprio in Google Colab. Come al solito vi ricordo che dovete caricare il file PDF nella cartella nel caso di Google Colab in cui il file viene eseguito. Quindi o lo andate a caricare mediante il pulsante appunto carica file, oppure se lo avete in Google Drive potete montare Google Drive e prendere il file da lì. Quindi questa è una cosa molto importante che vi ricordo sempre. Tutti i file che vengono caricati nelle cartelle di Google Colab vengono cancellati alla fine della sessione. Quindi quando andiamo a chiudere la pagina web andiamo a perdere tutti i file. Quindi il file che adesso stiamo per generare vi consiglio dopo di scaricarlo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo installare prima di tutto la libreria Pandoc, scusate, PDF to Docs. Quindi andiamo a scrivere in un nuovo blocco di codice pip install PDF to Docs. Vedremo questa schermata qui che ci sta dicendo che sta scaricando e alla fine ci dirà successfully installed, quindi la libreria è stata installata correttamente. L'installazione ha avuto successo. Molto bene, possiamo iniziare alla conversione del file vero e proprio. Come prima cosa importiamo la libreria PDF to Docs, scusate, dalla libreria PDF to Docs andiamo a importare Converter. Poi andiamo a inserire il file di input, quindi cv converter del file che vogliamo convertire. Quindi dobbiamo inserire tutto il nome del file. Il nome del file che ho inserito, cioè il file che ho inserito, che ho caricato, è messa in tavola. Poi lo dobbiamo andare a convertire, quindi andiamo a scrivere cv, utilizziamo il metodo convert, specifichiamo il nome del file che vogliamo in uscita e poi andiamo a mettere questi due piccoli elementi start 0 and none, ossia che fondamentalmente vogliamo convertire tutto quanto il documento. Questi due elementi ci stanno vanno a dire a Python esattamente questo, parti dall'inizio fino alla fine. E poi andiamo a chiudere il file cv con il metodo close.
Quindi dopo che abbiamo fatto questo possiamo runnare il nostro programmino. Ok, il programma è stato eseguito perché vediamo la spunta positiva qui ed ecco che nella cartella dei file troviamo la messa in tavola.docs. Quindi come potete vedere in modo davvero semplice con quattro righe di codice siamo riusciti a convertire un PDF in un file in formato Word in modo molto semplice. E questo è uno dei tool che secondo me è il più utile rispetto a tutti gli altri. E infatti gli altri ve li ho inseriti, quindi potete andare a rivederveli quando volete, ma secondo me questo è il tool più interessante. Poi torniamo un attimo sulla parte di teoria, andiamo giusto a completarlo perché più che completarlo andiamo a dire due dettagli perché si possono anche convertire file di CSV in ODS, però questa è una funzione che fa già il LibreOffice Calc, quindi effettivamente non ha molto senso utilizzare uno script Python, anche se si può utilizzare perché il LibreOffice Calc possiamo importare i dati da un file CSV e da lì lo possiamo salvare come ODS, quindi foglio di calcolo. Per le presentazioni, convertire un file da una presentazione a un PDF, anche qui non serve, non è particolarmente utile uno script Python perché è una funzione che fa già LibreOffice Impress, che sarebbe l'alternativa open source e gratuita a Microsoft PowerPoint. Poi ecco, si può utilizzare anche Docker per isolare degli ambienti, anche qui ve l'ho messo però giusto per completezza. Quindi ecco, andiamo a dare le ultime due parole, visto che siamo giunti già alla fine del video. Vi ho fatto un po' una tabellina riassuntiva per convertire eh, file di docs a ODT. Queste sono le librerie consigliate e questi sono i metodi di installazione. Per convertire un file da PDF a Docs, PDF to Docs, che è il tool che abbiamo visto proprio oggi, è quello più consigliato. Poi dopo PDF to Docs abbiamo altri tool, ad esempio per convertire cioè un formato di foglio di calcolo da a Word a ODS, ossia Open Document con Pandas, e poi per convertire le presentazioni usando Unicove ma via Docker. Però ecco, diciamo, come consigli finali abbiamo per una massima compatibilità di utilizzare LibreOffice 1 anche insomma via Docker, poi i documenti semplici Pandoc o soluzioni pure Python per ambienti senza GUI, quindi senza interfaccia utente. Sono ottimi PDF to Docs, Python Docs e ODF Py evita insomma Py Win32 o librerie Windows specifiche se vuoi un cross platform. Benissimo ragazzi, per questa puntata è tutto, noi vi ringraziamo, vi ricordiamo che se volete supportare il progetto vi potete iscrivere al canale e mettere un mi piace, inoltre potete supportare il canale in un altro modo, come andando a fare un acquisto su Amazon utilizzando il nostro link di affiliazione. A voi non costa nulla, ma con la commissione che noi percepiremmo potremmo andare a far crescere e sviluppare il progetto. Per questa puntata è tutto, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!